Ciao, oggi presento la ricetta dei marshmallow, ma a differenza del video che ho caricato in precedenza, in questo non utilizzerò gli albumi. Quindi utilizzerò l'acqua, lo zucchero semolato, sciroppo di glucosio. Io ho utilizzato questo nei tubetti, che si trova facilmente in tutti i supermercati e generalmente nello scaffale dei prodotti del Cake Design. Gelatina in fogli o colla di pesce, vanillina, zucchero a velo e fecola di patate. E infine utilizzerò anche un termometro per la cottura dello zucchero. Come prima cosa immergo i fogli di colla di pesce nell'acqua fredda e li lascerò in ammollo fino a quando diventeranno morbidi. Nella casseruola a doppio fondo unisco lo zucchero semolato con il glucosio e l'acqua. Cuocio il tutto a fuoco basso, controllando ogni tanto con il termometro la temperatura, che dovrà arrivare a 115 gradi. Trascorsi 5 minuti controllo la temperatura, cercando di non toccare il fondo della casseruola con il sensore, altrimenti non rileva la temperatura giusta. 106 gradi, quindi ancora qualche minuto. Trascorsi 10 minuti sono a 112 gradi. Controllo di nuovo. 13, 14 e 115. Perfetto, è pronto. Tolgo dal fuoco. Dopo la cottura lascio raffreddare per 5 minuti prima di aggiungere la gelatina. Invece se volessi ottenere degli spumoni colorati posso aggiungere in questo momento del colorante alimentare. Nel frattempo la gelatina si è ammorbidita, quindi la tolgo dall'acqua e la posiziono su un passino stringendo leggermente per far uscire l'acqua in eccesso. Trascorsi 5 minuti posso sciogliere la gelatina nel composto. Una volta sciolta, inserisco il composto nella bacinella della planetaria e lascio montare con la frusta per i primi 5 minuti alla velocità più bassa, poi la alzo al massimo fino a ottenere un composto ben montato e spumoso. Nel frattempo settaccio assieme lo zucchero a velo con una parte di vanillina e la fecola. Che poi utilizzerò per ricoprire gli spumoni. Trascorsi 15-20 minuti il composto è quasi completamente freddo e ben montato, quindi posso aggiungere la vanillina che mi è rimasta. Poi lascio montare ancora. Trascorsi circa 30 minuti il composto è freddo e ben montato, come si può vedere rimane fermo sollevando la frusta. Con l'aiuto di una spatola lo inserisco nella tasca da pasticcere. Come si vede è abbastanza difficoltoso. Specialmente da soli. Prendo un vassoio che ho imburrato e messo sul fondo un foglio di alluminio. Lo copro leggermente con il composto setacciato in precedenza, con la miscela di zucchero a velo, fecola e vanillina. E con la tasca creo dei cilindri.
li spolvero anche sopra. E li lascio riposare a temperatura ambiente senza coprirli per un giorno. Trascorso un giorno, anche se in questo caso ne sono trascorsi 2 perché ieri purtroppo non sono riuscito a terminare il video, comunque il procedimento è questo: li giro cercando di non romperli. Sul tagliere li taglio in questo modo. Bagnando il coltello con la spugna inumidita con l'acqua per evitare che il composto si appiccichi alla lama. Tolgo la prima parte e poi li taglio. Faccio la stessa cosa con gli altri. Poi mescolo per farli ricoprire bene in tutti i lati. Infine li posiziono sul setaccio per eliminare la miscela di zucchero in eccesso. Sono pronti. Possono essere mangiati così oppure come questi, caramellati. Praticamente li si inseriscono in uno steccone di legno, si passano leggermente sul fuoco fino a quando prendono questo colore bruno. In questo modo risulteranno croccanti fuori e molto soffici dentro e con un sapore di caramello. Se vi è piaciuta la ricetta potete fare clic su mi piace oppure in caso di dubbi potete lasciare dei commenti che io risponderò. Oppure potete iscrivervi al mio canale qui o al mio blog qua. Grazie e alla prossima ricetta, ciao!